Ragazzi, che brutto periodo sto passando. Spero finisca il prima possibile. Qualche giorno fa vi ho già detto con un video abbastanza improvvisato che la mia pagina Facebook, il mio profilo Facebook è stato hackerato e compromesso. Ho perso l'accesso, ho perso il mio gruppo Facebook con quasi 30.000 iscritti, ho perso ovviamente tutte le mie foto, i miei amici, un sacco di cose ragazzi. E come se non bastasse, ho perso anche il profilo Instagram, in quanto io avevo collegato il profilo Instagram personale alla pagina Facebook, pensando, vabbè, cosa succederà mai? Ecco, sappiate ragazzi che se vi bloccano il profilo Facebook, di conseguenza vi bloccano anche il profilo Instagram collegato. Sembra una follia, ma è così. Però sembra che la storia stia andando bene, per quanto bene possa andare, comunque verso un lieto fine, speriamo. In questo video infatti vi spiego come cercare di recuperare il vostro profilo Instagram, Facebook hackerato, bannato dalla piattaforma, non per colpa vostra, ma per colpa di qualche, vorrei dire tante brutte parole, ma non posso qui su YouTube, comunque per colpa di questi esseri che si divertono nel fare del male alle altre persone, virtualmente, ma è sempre un danno. Io sono una persona che naviga in totale sicurezza, non scarica mai roba illegale, non visita siti strani, eppure è il classico non mi succederà mai, e invece mi è successo. Il 6 febbraio ero qui in ufficio, nel mio studio, stavo lavorando, quando mi chiama la mia ragazza, che ringrazio, e mi dice: Michele, amore, ma che è successo al tuo profilo Facebook? Ci sono delle foto strane pubblicate, della propaganda a gruppi terroristici. Cosa sta succedendo? Io ho subito capito la situazione, perché è una cosa abbastanza comune, credetemi. Sono corso a casa, ho trovato le email di Meta, di Facebook, che mi avvisavano che il mio profilo era stato bloccato per contenuti che violavano i loro termini, le loro politiche della community, eccetera, eccetera. Ho inviato subito il ricorso a Facebook, a Meta, allegando il mio documento di riconoscimento. Ragazzi, perdonatemi se balbetto un po', ma c'è ancora un po' d'ansia. Comunque ho inviato tutto e mi hanno risposto, ti risponderemo entro un giorno lavorativo. E intanto ho iniziato a informarmi in giro, ho cambiato tutte le password, ovviamente ho formattato tutti i miei PC, 3 per l'esattezza, per evitare che magari qualche malware, qualcosa si fosse infiltrato all'interno del mio PC. E dopo aver cambiato tutte le password, ho controllato ovviamente che i miei conti correnti, Google, eccetera, eccetera, fossero a posto, e qui ci sono delle novità, tra poco vi dico. Intanto che aspettavo la risposta di Meta, ho letto un po' in giro, sui forum, sulle chat, e a quanto pare l'assistenza di Facebook, me lo immaginavo, è praticamente inesistente, non risponde quasi mai, e i profili bannati, non per colpa nostra, ma per colpa di attacchi hacker, sono nel 99% dei casi irrimediabilmente persi, anche con un avvocato, anche con denunce, anche con pagine molto molto grandi. Sembra assurdo, ma ragazzi è così. A quanto pare noi siamo buoni solo fin quando condividiamo informazioni personali, dati sensibili e foto, ma quando ci serve dell'assistenza, ecco, questa latita molto. Comunque quello che ho potuto fare è stato creare un profilo secondario per vedere un po' che danni ci fossero. Il mio gruppo Facebook, Drone Tecnologia Italia, trovate tutti i link qui sotto, ragazzi, mi raccomando, entrate e vi aspetto anche per supportarmi. Era ancora attivo, ma l'amministratore non era più presente. L'hacker aveva eliminato tutti gli amministratori, probabilmente voleva aggiungere qualche suo amico, ma non l'ha fatto in tempo. Comunque il gruppo si trovava senza amministratori. Ma la vera sorpresa, ragazzi, mi è arrivata qualche minuto dopo. Mi sono arrivati degli addebiti per quasi 500 euro. 2 addebiti da 200 euro più uno da 70 euro circa. Cosa è successo? Il truffatore, perché di questo si tratta, è entrato nel mio account, ha usato il profilo pubblicitario del mio account, è a questo che mirano principalmente, oltre a spammare foto di propaganda, per realizzare una campagna pubblicitaria da 20.000 euro, con scadenza in pochissimi giorni. Il suo scopo era quello di farmi spendere 20.000 euro in pochi giorni
Ma il fatto è che loro non ci avrebbero guadagnato nulla, è solo la voglia di, non lo so, abbattere una persona, farla stare male, derubarla, ma non si può dire nemmeno derubarla, truffarla, sì ragazzi. Questo è. Fortunatamente i bot automatici di Facebook sono intervenuti dopo il secondo accredito, che è stato immediato, ragazzi, credetemi, non ho fatto in tempo a sospendere i pagamenti automatici, sono una cosa assurda i pagamenti automatici. Comunque ho sospeso i pagamenti automatici, Facebook ha bloccato anche il profilo che vi stavo dicendo, quello da inserzionista, e quindi la campagna da 20.000 euro si è bloccata lì, fortunatamente. Poi ho avuto un'altra sorpresa, in quanto l'hacker era riuscito ad entrare anche nel mio canale YouTube, però non è arrivato al canale principale, ma ha usato quello personale secondario, sempre nello stesso account, però fortunatamente è andata così. Comunque ha spammato 5-6 video di trucchi per computer, come ottenere dei programmi gratis, insomma quei video che voi li scaricate e vi compromettono i computer, no? Queste cose qui. Comunque ho cancellato tutto. Dopo qualche giorno mi è arrivata da YouTube la segnalazione che il mio canale era stato sospeso. Ragazzi, altra tegola, con l'impossibilità di creare nuovi canali, nuovi contenuti. Oh, stavo già per piangere, ragazzi. Ho inviato subito segnalazione anche a YouTube, loro mi hanno risposto immediatamente, fortunatamente mi hanno detto sì, è stato hackerato, ora risolviamo tutto. E almeno questa situazione è stata risolta, spero. Comunque, amici, io sono riuscito a riottenere l'accesso al mio account, perdonatemi se faccio sempre così, non so come altro gesticolare, ecco, forse non dovrei gesticolare. Sono riuscito a riottenere l'accesso incredibilmente, miracolosamente al mio account Facebook. In quale modo? Non grazie all'assistenza Facebook, che era abbastanza latitante, ma grazie a PayPal. Infatti, ragazzi, io ho aperto delle contestazioni PayPal per quanto riguarda gli accrediti fraudolenti, quelli che vi ho appena detto, di quasi 500 euro. Quindi PayPal ha contattato Facebook, Meta, e si sono dovuti scomodare nel rispondere a PayPal per conto mio e quindi controllare cosa stesse succedendo. E solo così mi hanno sbloccato sia Facebook che Instagram. Quindi sono corso subito a vedere i danni, tutte le mie foto profilo erano state eliminate, le foto di copertina, vabbè, questa non è una grande perdita, però dispiace. E nel mio profilo da inserzionista, bloccato, ovviamente, non so se lo riattiverò mai, per ora ci sto un po' attento, mi sono trovato un secondo account come amministratore. E io ve lo mostro, ragazzi, tranquillamente. State attenti se dovesse aggiungervi agli amici, ha cercato di truffarmi e potrebbe truffare anche voi. L'ho rimosso subito dagli amministratori che gestivano le pubblicità, tra l'altro era pure presente la sua PostePay o Visa comunque nell'elenco di metodi di pagamento, in questo modo voleva creare un ponte per permettere i pagamenti, cioè ragazzi un casino, attivate sempre la soglia di pagamento per quanto riguarda Facebook, YouTube, qualsiasi vostro servizio in modo che non possano fregarvi soldi, o almeno in modo limitato. Non so se rivedrò mai quei 500 euro, però diciamo che è il minore dei mai giunti a questo momento. Tra l'altro, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi anche che ho ovviamente sporto denuncia alla polizia postale, è da loro che bisogna andare in questi casi. Mi sono recato con la documentazione, ovvero hanno rubato la mia identità, mi hanno rubato dei soldi, mi hanno procurato un danno economico in quanto io con queste pagine ci lavoro, e la risposta della polizia postale sapete qual è stata, amici? Ma no, alla fine sono cose piccole, spam, non serve fare denuncia. Insomma, ragazzi, io ho richiesto la denuncia, è un mio diritto, e non l'ho ottenuta. Non sono riuscito a sporgere denuncia. Ok, ho 3 mesi di tempo per farlo, posso andare di nuovo a un altro ufficio, però ragazzi, mi sembra assurdo. Noi paghiamo le tasse per essere tutelati dallo Stato, però a quanto pare la tutela è zero. Quando ci succedono queste cose, noi siamo nulla. Complimenti, complimenti davvero. Comunque ragazzi, vi ho dato il consiglio per ottenere l'accesso alla vostra pagina Facebook e Instagram. Se avete la fortuna, barra sfortuna di avere un profilo da inserzionista collegato, potete chiedere a PayPal di fare da tramite o magari il conto bancario che avete utilizzato in quel momento. Ora vi spiego come hanno fatto ad entrare nel mio mondo, perché di questo si è trattato. Non so, io non ho scaricato nulla, ragazzi, non ho visitato nessun sito, forse qualche cookie
qualcosa di strano? Non ne ho assolutamente idea. Comunque la tecnica che hanno usato questi truffatori, attenzione, io uso accesso a 2 fattori, quindi mail, doppia mail, SMS sul telefono e applicazione di autentificazione per tutti i miei account vitali, eppure sono entrati lo stesso. Non mi è arrivata nessuna notifica sul telefono, nessuna mail, nessun SMS. Come hanno fatto? Mi hanno clonato il browser internet. Io uso Mozilla Firefox, ma questo succede con praticamente qualsiasi browser internet, da quello che ho letto in rete, anche con Chrome, Edge, eccetera, eccetera, non si salva nessuno. Quindi questi truffatori, non li chiamo hacker, sono truffatori, clonandomi il browser internet, la sessione attiva di navigazione, è come se YouTube, Meta, eccetera, eccetera, considerassero quella persona, anche se si trovava in Turchia, secondo i log che ho ottenuto, è come se io fossi andato nel giro di 20 minuti da Bari in Turchia e mi fossi collegato sempre con lo stesso telefono, con lo stesso device, lo stesso computer, a Facebook e a YouTube. Mi sembra assurdo, è impossibile. Cioè, ragazzi, amici di Meta, di YouTube, come fa una persona a spostarsi di tutti questi chilometri in 20 minuti? Un sospetto vi deve venire se qualcuno si connette da una nazione diversa dalla sua? Non lo so, cioè, mi sembra davvero assurdo. Comunque è stato così. Questi Meta, YouTube hanno considerato questa persona legittima, cioè pensavano fossi io in un altro paese ma con lo stesso dispositivo, e quindi hanno dato accesso immediato a tutto quanto. Tutto quello su cui c'erano le password collegate, gli accessi istantanei come Facebook, come YouTube, dove non dovete riloggarvi con il vostro account ovviamente. E invece, per quanto riguarda quei servizi che richiedono la password, non la password, il numero di telefono, la conferma tramite telefono a ogni login, come ad esempio la banca, lì fortunatamente non sono riusciti ad entrare. Vabbè, va, è andata bene. Però c'è anche chi purtroppo non va così bene, si vede conti svuotati e questa non è una bella cosa. Comunque, sono riuscito in questa maniera a clonarmi il browser internet, la sessione attiva e ad entrare in tutti i miei profili principali. Cosa ho fatto? Ho cancellato il browser internet, ho formattato i computer, ho cambiato tutte le password e questa è l'operazione che ha richiesto più tempo. Ragazzi, se cambiate solo le password senza cancellare il browser, senza formattare, non otterrete nulla, perché lui continuerà comunque a vedere le vostre nuove password perché è nel vostro browser, è assurdo. E quindi, ragazzi, formattare è l'unico modo. Perdere giorni, lavoro, soldi e non poter nemmeno denunciare la cosa perché tanto per loro è spam, è una cosa abbastanza inutile. Vabbè, comunque sembra si stia risolvendo tutto nel migliore dei modi. Su Telegram, link qui sotto, vi ho informato un po' di quello che stava succedendo. Speriamo di riuscire a ottenere indietro pure 500 euro. Vi informerò anche di questo. Spero che questa mia esperienza possa essere stata utile a qualcuno di voi per aiutarvi a ottenere i vostri account. Fatemelo sapere lasciando un commento. Vi è mai successo? Cosa ne pensate di questa situazione? Io ho cercato di parlarvi in modo super diretto, magari mi sono un po' impappinato, però ragazzi, questo è quello che mi è successo. Mi dispiace che nei commenti qualcuno del video in cui vi annunciavo dell'attacco hacker si sia lamentato del fatto che il mio profilo fosse stato compromesso dicendo è tutta una bugia, ci stai mentendo. Ecco, vi ho mostrato le foto. Purtroppo gli hater, perdonatemi la pronuncia, sono sempre presenti e fanno parte della nostra vita. Vabbè, chissà chi sarà stato, ragazzi, a commissionare o infettarmi il computer in questa maniera. Un paio di dubbi ce li ho, però ovviamente non posso dirli pubblicamente. Vabbè, ragazzi, speriamo finisca tutto nel migliore dei modi. Ora vi saluto, anzi, mi raccomando, se volete supportarmi, entrate nei miei canali Telegram, Facebook e Instagram, linkate qui sotto, iscrivetevi e lasciate un bel like. Vi saluto ora e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Hacker permettendo. Ciao ragazzi.